Dottori, dottoresse, bentornati. Allora, come anticipato sul canale Telegram, andremo a registrare questo benedetto video su OpenSUSE, nello specifico Tumbleweed. Ma come potete vedere qua dallo schermo, appena atterrate sul sito di OpenSUSE ufficiale, quindi opensuse.org, avete due distribuzioni diverse, dove sulla sinistra Tumbleweed è la versione rolling, paragonabile a Arch, ok, piuttosto che Leap, paragonabile a una Debian, ok, cioè a major release e rilascio. Questa è la base sul quale poi viene costruito SUSE Linux, che è la versione di SUSE venduta in ambito enterprise. A noi interessa però essere un po' bleeding edge, come dicono quelli fighi, ok, un po' bleeding edge, e ci andiamo a installare Tumbleweed perché noi vogliamo una rolling che però sia stabile. Adesso qualcuno si incavolerà perché ho detto questa roba qua. Allora, se noi andiamo a cliccare su installa Tumbleweed, andiamo a finire direttamente sulla pagina di download. Ma prima del download vedete che c'è l'overview e io vi prendo in giro, ma scherzo, perché su stabile, perché c'è questa parolina qua, ma perché effettivamente OpenSUSE si è inventata un sistema di building con tanto di script per testare la build delle snapshot quotidiane ogni 5 giorni, 7 giorni, 10 giorni delle ISO che poi vengono rilasciate per Tumbleweed. Traduco, riassumo. Questa roba viene molto testata prima di essere rilasciata, quindi per quello che viene venduta come stable. Cosa c'è di interessante in questa pagina? Il tastone download, che andiamo a vedere subito meglio. Il frame di destra download, il tab, ci permette di scaricare le versioni a 64 bit per macchine normali x86 o addirittura da 32 bit se siete degli amanti dell'old, del vintage. Ci sono anche altre architetture supportate, lascia a voi la voglia di sperimentare. Come potete vedere abbiamo la versione offline della ISO, quindi se avete problemi con la rete e riconoscimento delle periferiche di rete, scaricate questa ISO. Se invece volete essere un po' più light nel download, tanto sicuramente riconoscerà la vostra periferica e farete l'installazione attaccandovi poi alla rete internet e scaricando i pacchetti solo quelli che vi servono, allora andate a scaricare la network image. Fate attenzione perché veramente queste ISO vengono rilasciate, non dico quotidianamente, ma poco ci manca. Tant'è che al primo chuck di questa registrazione io ho riscaricato la ISO perché mi sono reso conto che, adesso ve la faccio vedere qua in ISO, maledizione, eccolo qui, Tumbleweed, avevo scaricato la versione net del 5 di marzo. Peccato che poi mi sono reso conto che è uscita quella del 13 di marzo, quindi ho riscaricato la ISO in questo istante praticamente, vedete. Allora, andiamo a creare con VirtualBox una nuova macchina virtuale, così la facciamo insieme la prima volta. Andiamo a ripassare un po' di concetti interessanti, anche perché nella fase di installazione ci sono delle cose che ci servono. Allora, diamo il nome alla nostra macchina virtuale, mettetela nella cartella che più vi piace, andate a pescarvi la ISO che avete scaricato. Io ce l'ho nella mia cartellina ISO, la Tumbleweed del 13 di marzo, Aprai, Linux OpenSUSE, ok, questa era non supervisionata, chi se ne frega. Qua andremo a dire quanta RAM date alla vostra macchina virtuale, io do solo una CPU. Qua potete abilitare il fatto che sia un BIOS o un EFI/UEFI. Se abilitate UEFI potenzialmente vi propone addirittura l'installazione non di Grub ma di Systemd Boot, che è entrato a far parte in OpenSUSE in modalità sperimentale, ma lo stanno spingendo tantissimo. Quindi noi adesso faremo un'installazione standard con Grub, quindi non abilito l'EFI anche perché su VirtualBox ogni tanto prende ciocca per brocca e quindi lascio così. Disco, gli aggiungo un bel 2 davanti all'8, quindi diventa 28, fine. Avvio la mia macchina virtuale, sperando che il mio computer di registrazione in questo momento vi sto intrattenendo perché stiamo lanciando sulla Luna una macchina virtuale con OpenSUSE. Sto scherzando. Era un po' che non registravo. Allora, quindi noi cosa dobbiamo fare? Ci clicchiamo dentro, muoviamo un attimino per evitare che il contatore del tempo scorra,
possiamo mettere ad esempio F2, possiamo metterla magari in italiano, no? Perché noi in inglese non ci piace, perché non lo vedo l'italiano, eccolo là sopra. Non è proprio in ordine alfabetico. Modalità video va bene così, kernel default, Node driver, avvia, installazione. E voilà. Allora, come possiamo vedere in questo momento, io non sto toccando assolutamente nulla, ho fatto solo lancio, avvia, installazione. Direttamente l'installer ha fatto un'impostazione automatica della rete perché si è reso conto delle schede di rete di VirtualBox, le riconosce di default. Questa cosa dovrebbe succedere sul vostro hardware se è riconosciuto in automatico. Ha subito scaricato gli aggiornamenti dei repository e lo sta facendo tuttora, tant'è che sta adesso a questo punto inizializzando i repository. Questo lo fa perché in questo momento inizia veramente l'installazione dove noi riusciamo ad interagire con il sistema e dire che cosa vogliamo. Prima cosa, vabbè, lingua italiana l'abbiamo scelta all'inizio e di conseguenza qua abbiamo il nostro licensing, bla bla bla. Leggete sempre, mi raccomando. Avanti. Vengono fatte una serie di rilevazioni hardware per capire, guarda, sto cercando di capire qual è il tuo computer, sia a livello USB che non, dischi e compagnia bella, e poi mi dice: sei sicuro? Guarda che io ho visto che posso andare online e ho scaricato gli aggiornamenti, li posso attivare? Perché facendo così poi puoi selezionare più software. Allora gli dico: sì, attivali i repository online. Adesso lui mi chiederà quali repository vuoi che io attivi di default, che poi saranno quelli che avrete alla fine al termine dell'installazione, quindi quello principale, quello S, il software open source e quello non open source. I sorgenti e le parti di debug ovviamente vi sconsiglio di installarle perché a meno che non siate degli sviluppatori o vogliate contribuire al progetto, in questo momento non ci sono utili. Andiamo avanti a questo punto. Lui, una volta che ha scaricato precedentemente la lista, li aggiunge all'installer, di modo che ci presenterà poi a questo punto la lista di tutto quello che possiamo andare ad installare. E finalmente siamo arrivati alla nostra parte. Vedete, la NetInstall ha fatto un mucchio di cose. Noi dobbiamo semplicemente scegliere clic, clic, finito, non dobbiamo fare molto di più. Cosa ci interessa? Ci interessa capire sostanzialmente che cosa stiamo per installare. Allora, iniziamo dalla prima voce, facile, è un desktop con KDE Plasma. Attenzione perché KDE Plasma, come GNOME, come XFCE e compagnia bella, si porta dentro dipendenze e software di tutto il desktop environment, quindi vuol dire che non è che installo solo il desktop environment, ma tutti i programmi a corollario che fanno parte di quell'ambiente desktop, ok? Idem con GNOME, idem con XFCE, attenzione perché è generico, se non ricordo male è Fluxbox o qualcosa del genere, quindi è molto base, molto non configurato, rischiate di diventare matti ad usarlo, valutate voi se provarlo o meno, perché potrebbe avere senso magari per un'installazione minimale, perché vi serve il server grafico per fare 4 cose, perché avete un installer che ha assolutamente bisogno dell'ambiente grafico, succede, su alcuni prodotti mi è capitato, ma non funziona da shell, quindi dovete avere un desktop generico. Io, come voi sapete, sceglierò XFCE. Invece l'installazione server o server transazionale, allora server è il classico server, voglio dire, da riga di comando e non avete nessuna interfaccia grafica. Sul transazionale, andiamo a leggere la descrizione, ma non l'ho ancora compreso, dico la verità, io ammetto i miei limiti. Simile al ruolo server, ma utilizza un file system radice di sola lettura per fornire aggiornamenti di sistemi atomici. Ah, vabbè, è tipo un atomico, ok, tipo un micro S. L'hanno cambiata questa descrizione perché era differente. E quindi è una installazione server ma con i transazionali intesi come le installazioni atomiche, quindi micro S compagnia bella, Coro S di Fedora, quelle cose là, ok? Quel trend che in questo momento è partito nel 2024, anzi nel 2000 e qualche tempo fa, ma sta prendendo piede.
Andiamo a installare XFCE, dai, poche parole. Ok, questa schermata invece dobbiamo andare a confermargli la struttura della formattazione del disco. Io qua lascerò default, ma perché ragiono in questa modalità? Ve lo dico, ma lo sapete se seguite il canale. Non lasciate, ma quando fate queste installazioni, non lasciate dischi attaccati, tipo su questo disco ho Windows, su quell'altro disco che è USB o le fotografie su quell'altro disco. Allora, staccate tutto, anche il disco di Windows, e lasciate attaccato solo il disco su cui volete installare Linux, a meno che non sia una partizione, ma quello è un altro discorso. Sulle partizioni dual boot, Houston, vi state cercando le rogne, specie se avete un Windows 10/11 che vi va a brasare la partizione EFI tutte le volte che si avvia. Ma soprattutto se avete due dischi separati, se avete il disco Windows, staccatelo. E quando volete riattaccare il disco Windows, staccate il disco Linux, perché nelle ultime installazioni Windows è capace di andarsi a brasare le partizioni EFI anche nei dischi di Linux. Quindi il mio consiglio è, se potete togliete Windows, ma quello lo sapete già, ma soprattutto usate un disco dedicato solo per l'installazione della vostra distribuzione. Non andate a fare 1000 partizioni. Una volta avevamo queste manie, poi adesso con sti dischi che costano 10 euro su AliExpress, dedicate 10 euro, una porta, tac, via, finito. Ovviamente poi ognuno fa le proprie scelte, però questo è il mio consiglio. Io a questo punto gli dico fai cosa vuoi. Lui mi sta dicendo che di default ha la tabella di partizione sarà GPT, quindi non sarà DOS, su tutto il disco SDA. Creerà la partizione di avvio, una partizione in B3FS da 25 GB, 26 GB e la 2 GB di swap. Ok, occhio, perché se volete modificare questa roba dovete andare in partizionato, aspettate un attimo che non me lo ricordo mai, configurazione guidata. Qua nella configurazione guidata andate a specificare il tipo di file system. Adesso lo facciamo, così vi faccio vedere che il B3FS lo togliamo e mettiamo qualcos'altro. Volete mettere LVM? Se avete tanti dischi, physical disk, e volete farli diventare logical disk, sì. Se no, se avete un disco solo, quello è un portatile banalmente, chi se ne frega. Volete cifrare il disco perché quel disco ha i dati importanti? Se sì, abilitate e gli mettete una password. Ok? Ovviamente questo serve che nel momento in cui, se vi rubano il portatile, comunque i dati a bordo sono cifrati e ciao, nessuno se li può andare a pescare. Eccolo qua. No, non lo voglio B3FS, a me non me ne frega, perché a me piace Ext4. Ok? Ad esempio B3FS non tutti piace, oppure XFS, un altro file system. Ma a me piace Ext4, quindi lo voglio Ext4. Voglio mettere una home separata, cioè voglio montare /home su un disco separato, così se io sbraso tutto, io quello /home comunque non lo vado mai a toccare. Se lo volete, lo potete fare da qua. E gli potete dire che tipo di file system formattare. A me in questo momento non interessa. Voglio usare una swap C, perché ci sta. A questo punto cambia completamente. Chiaro? Abbiamo sempre un disco SDA, ma in Ext4 con una swap. Finito, via. Direi che a questo punto possiamo fare avanti. Ho tolto B3FS di mezzo perché in questo momento non mi interessava e non volevo le snapshot, perché le reputo, non lo so, non mi piacciono, mi stanno antipatiche. In questo momento lui è andato su internet e ha pescato il fuso orario. Se non riesce a raggiungere internet, questa cosa ogni tanto sbarella, quindi dovete aggiustarla a mano. A questo punto, come sempre, tanto password la sapete, tolgo il login automatico perché non voglio che si loghi in automatico e soprattutto voglio che questo utente possa elevare a root o quantomeno fare sudo. Ok? Avanti. Password troppo semplice, ma sei veramente sicuro che la vuoi usare la password? Io sì, la voglio usare. Qua entriamo in un'altra chicca interessante che peraltro esiste anche su MX Linux. Qua c'è un bellissimo recap. Quello che mi interessava farvi vedere, eccola qua,
la parte da sicurezza scendere. Allora, mitigazioni CPU. Voi sapete che tutti i bug hardware che ci sono stati sulle CPU hanno portato a una serie di mitigazioni che però di fondo hanno portato a una diminuzione di circa, pare, calcolato 25-30% delle vostre CPU. Una diminuzione delle prestazioni. Incredibile. Ma se voi siete dei pazzi furiosi come me, le mitigazioni le disabilitate. Dite, kernel, fatti i cavoli tuoi. Io non le voglio le mitigazioni. Questa roba esiste anche su MX Boot, quindi se avete un MX Linux potete disabilitarla. Magicamente le mitigazioni non esistono più. Il firewall di default è abilitato, SSH è disabilitato, insomma tutte quelle porte che vi servivano, queste configurazioni che vi servono si possono modificare in fase di installazione. E qua c'è la configurazione di rete e vi dà il nome della vostra scheda di rete, che in DHCP, bla bla bla. Se tutto vi torna, a questo punto potete pigiare installa e in questo momento l'installer si connetterà ai repository su internet, scaricherà il software secondo la selezione che avete fatto e quindi porterà a termine l'installazione. E adesso vediamo di vederci quando avrà finito. Meno male che è successo a me. Allora, se come me avete lasciato il computer andare, fare, installati, bla bla bla, alla fine lui la countdown del tipo ho finito, sto per riavviarmi. Si riavvia, io sono andato un attimino di là e sono tornato a prendere un caffè e sono tornato indietro. Magicamente la macchina si è rebuttata. Facciamo finta che questa sia una macchina fisica, ignoriamo che sia virtuale. Se ho lasciato la chiavetta USB inserita, mi propone di nuovo, e la chiavetta USB è la prima a partire ovviamente, la ISO parte, mi dice cosa vuoi installare, cioè da dove vuoi partire, e lui prima mi stava proponendo, facciamo così, vediamo, facciamo un restart, chiudi, attenzione, reset, eccola qua, io ho CD inserito dentro e quindi lui mi dice dove vuoi partire, da hard disk, quindi questo è lo start, ma dopo un po' poi lui fa partire la selezione che in quel momento avete. Io avevo questa selezione, quindi lui si è girato verso l'hard disk, ha fatto partire dalla partizione EFI dall'MBR Master Boot Record ha fatto partire il bootloader con grab. Questo è il grab di OpenSUSE, quindi qua sono sull'hard disk e vi troverete in queste condizioni. Quindi se lasciate il computer acceso e ve ne andate in giro come ho fatto io, vi troverete in queste condizioni e rischiate che poi vi parta da hard disk la prima voce, cioè Tumbleweed. Ok, meno male che è successo a me, perché così almeno non vi spaventate. Io sono andato di là a farmi un giro perché in realtà il download dei pacchetti non era velocissimo e questo è uno forse dei punti un po' particolari di OpenSUSE, dico particolari, tant'è che infatti stanno cercando di implementare la nuova CDN ma è ancora in fase di testing. Allora vediamo se tira su. Ah, ok, vedi che aveva già i VirtualBox installati di default. Allora a questo punto mi chiede, indovinate un po', la password, ammesso che mi faccia cliccare. Sì, l'ha presa, perfetto, ok. Sì, è il computer che si è un po' imbarbogito, ma in realtà perché sto registrando e come vedete qua sotto è praticamente a palla. Siamo entrati dentro OpenSUSE, quindi questa è OpenSUSE al primo start con XFCE installato. Qua avete tranquillamente la possibilità di gestire tutto quanto come se fosse una normalissima distribuzione con XFCE. Qual è la cosa che dovete imparare rispetto alle altre distribuzioni? È che OpenSUSE ha un tool importantissimo che si chiama YaST, che serve a gestire praticamente quasi tutti gli aspetti della configurazione, dell'aggiornamento e dell'installazione dei software all'interno della distribuzione. Infatti vedete che questo è YaST, la prima icona, che dice gestite tutto il sistema, i settaggi dei sistemi. YaST Software è il
l'aptitude, oh mamma mia, non mi viene il nome in questo momento, l'interfaccia quella di Debian per installare i pacchetti di interfaccia grafica, mi sfugge in questo momento. E poi ci sono vari altri add-on, la gestione degli alternatives, il firewall, o meglio AppArmor e il firewall, la gestione della data. Cioè molte cose qua le fate tramite Yast, che ha sia un'interfaccia, adesso lo lanciamo così parliamo di qualcosa di ciotto, come diceva un mio amico. Gestite praticamente, vedete, tutto il sistema, oppure lo fate da terminale, ok, sudo -s, come sempre, e fate Yast. Vedete? Quindi, se non avete l'interfaccia grafica, lanciate Yast da console, che è esattamente la stessa cosa della versione grafica. Ok? Questo lo abbassiamo che ci sta un po' rompendo le scatole. Quindi qua andate a gestire tutto quanto. Io adesso non entro nel dettaglio perché la parte che ci interessava in questo primo video era come installare la distribuzione, ma almeno vi ho fatto capire subito che qua avete uno Yast di mezzo che vi fa gestire tutto quanto, ok? Vedete quante cosine ci sono, nomi host, configurazione NTP, il VNC, il Samba, c'è veramente tutto quanto. Questa è una particolarità di OpenSUSE, per quello che la sto sottolineando, perché potreste essere un attimino disorientati all'inizio perché questo tool non ce le hanno le altre distribuzioni, ok? E se fate cose da riga di comando potrebbero non funzionare perché qua Yast ci mette pesantemente le mani ai file di configurazione. Ad esempio, il mio collega mi disse: guarda che Samba non mi funziona, poi magicamente se usi Samba tramite lo Yast si configura e funziona. Quindi ci possono essere queste chicche particolari. Vediamo allo start. A questo punto io ho lanciato 4 cavolate. Facciamo un free-h, sta usando 947 mega, ma in realtà bisognerebbe, facciamo un bel top -c. Chi sta occupando più memoria? Addirittura il welcome, ragazzi, cioè questa roba qua occupa più memoria di tutti quanti. Ma veramente? Ma non ci voglio credere. Eh sì. Queste sono le chiccherie. Va bene, è sceso da 655 mega liberi, buffer e cache 730, non stavo praticamente usando swap. Poi parleremo di altri argomenti come configurazione della swappiness e installazione dei pacchetti sia da Yast che da riga di comando con il comando zipper e con l'altro comando che si chiama OPI, perché anche OpenSUSE, come Fedora, soffre del fatto che nei repository ufficiali non ci possono essere determinati software, banalmente il codec H264, sapete, quelle licenze strambe che generano problemi, e quindi è necessario utilizzare dei repository o alternativi o OPI, che è un facilitatore per andare a tirarsi dentro il software che sta su OBS, che è il famoso repository builder, non è OBS Studio, di OpenSUSE, dove il software viene buildato per varie distribuzioni, tra cui OpenSUSE. Va bene? Direi che a questo punto il primo video di installazione l'abbiamo terminato. Vi faccio ancora vedere giusto velocemente che abbiamo le nostre cose tutto a posto, e ci vediamo nel prossimo video in cui parleremo di installazione di pacchetti con zipper, tutti i comandi di zipper, poi vedremo OPI, vedremo altre cosette, insomma un pezzo alla volta, perché OpenSUSE è molto più complicata per certi versi, un pochettino più diversa, ecco, più diversa da altre distribuzioni, quindi ci va un po' di tempo, un po' di calma per parlarne molto bene. Va bene? Al prossimo appuntamento. Ciao.